Bentornate e bentornati sul nostro canale per l'appuntamento settimanale di Newstelling. Vi siete iscritti al canale, vero? Se non lo avete fatto, iscrivetevi ora. Speriamo che la vostra settimana è stata buona e che avete passato buone giornate. Questa settimana è stata speciale per un nostro caro amico, che in questi giorni ha ottenuto i suoi nuovi documenti di protezione sussidiaria. Ci sono voluti più di 3 anni, ma ce l'ha fatta a resistere e ad aspettare con pazienza. Inizia un nuovo periodo della sua vita, adesso, e non sarà tutto facile, ma sappiamo che è una persona forte e in gamba e gli auguriamo di trovare presto un buon lavoro e tutta la serenità che merita. Questo è l'augurio che facciamo a lui e anche a tutte le persone in Italia, a quelle che sono arrivate qui e a quelle che sono nate e hanno sempre vissuto qui. Eh già, perché il lavoro in Italia è un problema per tutti e senza lavoro anche la serenità può mancare. L'Istat ha detto che in Italia la produzione industriale va male, è diminuita molto nel 2019 rispetto agli anni precedenti. E se la produzione è di meno, vuol dire che c'è anche meno lavoro. I nuovi dati economici dicono che continuano a andare bene solo la produzione di cose elettroniche, come per esempio i computer, e l'industria alimentare, che sono le fabbriche dove si lavorano e si confezionano cose da mangiare. L'industria italiana è sempre stata soprattutto manifatturiera, che è quella che lavora i materiali o mette insieme pezzi già lavorati. Un esempio è l'industria automobilistica, ma le cose stanno già cambiando da diversi anni. Tanta lavorazione industriale adesso viene fatta in altri paesi, la Cina per esempio o altri paesi orientali. La loro produzione è economicamente più competitiva. Un'altra cosa che succede è che le società, soprattutto quelle più grandi, spostano le loro fabbriche in stati dove il lavoro costa meno. E l'Italia perde posti di lavoro. Comunque, sembra che anche a livello europeo l'economia non va più tanto bene. Persino la Germania, che è sempre stato uno stato forte economicamente, ha problemi di produzione industriale. E per di più, la Germania è tra i migliori clienti dell'industria italiana. La Commissione europea prevede che per il 2020 l'economia italiana resterà così com'è e potrebbe crescere solo dello 0,3%. Le economie che cresceranno di più, secondo le previsioni, sono quelle di Malta, della Romania e dell'Irlanda. L'Italia risulta essere all'ultimo posto tra i paesi europei. Ma l'Italia sembra davvero un paese di contraddizioni, perché succede che nello stesso tempo gli imprenditori dicono che per loro è difficile trovare i lavoratori giusti. Secondo un'indagine, mancano i lavoratori per circa il 30% del lavoro disponibile e necessario ad alcuni tipi di attività. Nel nord-est dell'Italia, il Veneto per esempio, sembra che per gli imprenditori sia molto difficile trovare tecnici informatici, gli addetti alla vendita e gli esperti di marketing, i progettisti, gli ingegneri, i cuochi, i camerieri, gli operai metalmeccanici ed elettromeccanici. Al sud, invece, mancano cuochi, camerieri, altre professioni dei servizi turistici e, in particolar modo, i camionisti. Gli imprenditori lamentano la difficoltà a trovare persone preparate per questi lavori. Dicono che sono poche le persone che rispondono alle loro offerte di lavoro e che sono poche le persone davvero preparate per quei ruoli. Forse la politica dovrebbe aiutare il mondo della formazione, le scuole e le università, insomma, e il mondo del lavoro a comunicare di più. Già, però in Italia e in Europa in generale c'è anche il problema che ci sono sempre meno giovani. E d'altronde è una cosa che viene detta da tanto tempo. Presto mancheranno le braccia necessarie per produrre quello che serve. E allora, serviranno più persone straniere? Direi di sì. Capito, amici? Certo, tocca formarsi e studiare. Ma come? Ci sono opportunità di fare corsi di formazione in Italia, anche gratuiti. Molto dipende dalle regioni dove si vive. Informatevi, chiedete al personale dei centri di accoglienza dove vivete
Oppure andate ai centri per l'impiego della vostra provincia o agli sportelli di informazione dei sindacati. Usate anche Google per sapere dove poter andare e chiedere. Informatevi su tutte le opportunità possibili e coglietele. Ma adesso parliamo un po' di quello che è successo questa settimana con l'ex ministro Salvini. Che è una cosa un po' complicata. Per capire un po' di più, dobbiamo spiegare come funziona il Tribunale dei Ministri. Se un ministro italiano deve avere un processo perché una sua azione da ministro può essere reato, cioè contro la legge, c'è bisogno di una speciale procedura. C'è uno speciale tribunale che si chiama infatti Tribunale dei Ministri, che fa le indagini e prende una prima decisione. Se annullare tutto perché non c'è reato oppure se far andare avanti il procedimento. Se le indagini del Tribunale dei Ministri dicono che il ministro indagato potrebbe aver fatto qualcosa di illegale, allora deve chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere. Il Parlamento italiano è formato da due Camere, la Camera dei Deputati e la Camera dei Senatori. Dal momento che Salvini è un senatore, è toccato alla Camera del Senato decidere, con una votazione, e autorizzare la giustizia a procedere contro l'ex ministro Salvini. L'ex ministro è stato accusato di sequestro di persona e di abuso di potere per non aver fatto sbarcare subito i migranti salvati in mare dalla nave Grigoretti, che è una nave della Guardia Costiera italiana, lo scorso luglio. Sulla nave Grigoretti c'erano circa 100 persone e tra loro anche bambini. Sono sbarcati solo 5 giorni dopo l'arrivo al porto di Augusta, in Sicilia. Quindi adesso cosa succede all'ex ministro Salvini? Non molto per il momento. Adesso succede che il Tribunale dei Ministri passa la procedura al sistema giudiziario normale. Un giudice dovrà decidere se fare un processo a Salvini oppure no e annullare tutto. La giustizia adesso avrà i suoi tempi e i suoi modi. Non è finita qui. A proposito di giustizia italiana, il governo sta lavorando a una riforma, ma c'è qualcosa su cui ci sono forti discussioni, tanto che qualcuno ha parlato di possibile crisi di governo. La questione tanto discussa è la prescrizione. La prescrizione è il meccanismo che può cancellare un reato se passa troppo tempo da quando doveva essere giudicato. Si dice che il reato è prescritto. Può succedere quando la giustizia impiega troppo tempo per arrivare alla sentenza finale. Chi è accusato di un reato ha diritto a 3 gradi di giudizio. C'è un primo processo, poi il ricorso in appello e poi ancora il ricorso in Cassazione. In Italia tutto questo processo può durare tanti anni. E questo vuol dire che chi è accusato di un reato potrebbe aspettare tanto tempo per avere un verdetto, anche quando è innocente. Per casi di omicidio, però, la prescrizione non c'è. Il Movimento 5 Stelle, uno dei partiti adesso al governo, vuole una riduzione forte della prescrizione, perché, loro dicono, è un sistema grazie al quale vengono annullati tanti processi per corruzione. Il Partito Democratico e il Partito di Liberi e Uguali, che sono anche loro al governo, sono d'accordo a cambiare qualcosa sulla prescrizione, ma non troppo severamente. Si sono trovati d'accordo con i 5 Stelle che non ci può essere più prescrizione dopo il primo processo. Ma c'è chi dice no, la prescrizione non va cambiata. È Matteo Renzi a dirlo. Lui è leader di Italia Viva, un nuovo piccolo partito nato da Renzi con quelli che lo hanno seguito quando ha lasciato il Partito Democratico. Matteo Renzi dice che la proposta di cambiare il sistema della prescrizione è da giustizialisti e populisti e lui non ci sta. È in corso uno strano ping pong tra il presidente del Consiglio Conte e Matteo Renzi. È davvero difficile capire dove vogliono andare a parare. Le ultime notizie dicono che, comunque, Matteo Renzi non vuol far cadere il governo. Ma anche altrove succedono cose che sembrano incomprensibili.
Per esempio, il caso di Patrick Zaki in Egitto. Patrick Zaki è stato arrestato non appena è sceso dall'aereo a Il Cairo, con l'accusa di propaganda terroristica. Lui è uno studente egiziano che studia all'Università di Bologna. È per questo che la notizia del suo arresto è molto seguita anche qui in Italia. Chi lo conosce dice che Patrick Zaki è semplicemente una persona da sempre impegnata per la difesa della libertà e anche molto solidale e attento alle questioni sociali. Quello che si sa per adesso è che è stato arrestato e torturato. Lo ha dichiarato ufficialmente Amnesty International e che lo hanno interrogato per tante ore. Sembra che quando lo hanno interrogato gli hanno chiesto anche dei suoi contatti con la famiglia Regeni, cioè i genitori di Giulio Regeni, uno studente italiano che è stato torturato e ucciso in Egitto. E anche se il governo egiziano ha sempre detto di voler collaborare con l'Italia per scoprire cosa è successo, non si sa ancora chi e perché lo ha ucciso. Gli amici e i colleghi italiani di Patrick Zaki hanno organizzato varie manifestazioni di solidarietà allo studente e hanno chiesto al governo egiziano di lasciarlo libero. Anche il presidente del Parlamento europeo ha chiesto all'Egitto attenzione e rispetto dei diritti civili. Il governo egiziano ha risposto che non accetta interferenze nei suoi affari interni. Ma l'opinione pubblica internazionale tiene d'occhio questo caso. Speriamo anche noi che Patrick Zaki torni libero il prima possibile. La notizia bella con la quale ci salutiamo oggi è di una discoteca a Napoli, gestita da due ragazzi richiedenti asilo. Il locale si chiama Teranga. Sulla pagina Facebook della nostra associazione c'è il link all'articolo con un video sul Teranga e sui due ragazzi che l'hanno creato. Ci è sembrato interessante guardare il video e ascoltare cosa dicono Yankuba e Fata, i due ragazzi del Teranga. Vi consigliamo di guardarlo anche voi. Ci piacerebbe molto se qualcuno di voi che è a Napoli e conosce il locale volesse raccontarci qualcosa di più. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Stay tuned! Stay together!